Naviganti del lobby, bentornati sul canale. Allora, ho un sacco di roba da farvi vedere in questi giorni perché è arrivata la Frozen Sonic Mini 8K e sto stampando già l'inverosimile di miniature per test e cose varie. Ci sono delle miniature stupende su My Mini Factory, per esempio, ne sto prendendo alcune. È incredibile ovviamente quello che si riesce a fare con i prezzi così ridotti, perché con $5 si sostiene uno scultore in 3D che magari ha un talento incredibile. Mi vengono in mente tipo Lord of the Print piuttosto che Avatar of War, che ha sempre fatto metallo, poi è passato alla plastica e adesso sta facendo anche lui in 3D. Quindi vi farò vedere in questi giorni, qualcosa avete già visto sulle i post piuttosto che su Instagram, eccetera eccetera. Allora, oggi sto aspettando di stampare, in questo momento sta andando, i 2 alberi di My Dungeon. Vi ho fatto vedere un'anticipazione del Kickstarter che parte il 31 maggio e quindi voglio fare in questi giorni, per sostenere il Kickstarter, perché ci tengo che veramente questi ragazzi abbiano successo, con dei tutorial che tanto a noi tornano molto utili, perché sono tutorial sul legno piuttosto che sul legno, diciamo, allo stato brado, quindi fuori all'aperto, piuttosto che quelli insomma delle case o lavorato. Poi c'è tutto il discorso delle rocce, eccetera eccetera. Oggi, visto che sto ancora aspettando di tirare fuori gli alberi e farò quindi domani e dopodomani la puntata sugli alberi, facendovi vedere tutto il processo dal Kickstarter quando vi arriveranno, se parteciperete al Kickstarter, tutti i file, come fare a mettere il file su C2Box, che è un software che domani vi spiegherò, e poi praticamente come fare a trasformarlo in stampabile per poi stamparlo, per appunto staccarlo, pulirlo, curarlo, primer e pittura, per poi fare un bosco. E quindi insomma, per fare tutto questo processo devo aspettare ovviamente che la stampante me la stampi questo materiale, e quindi intanto ho già stampato delle rocce più altre cose che avete visto nelle puntate precedenti. Andrei avanti con quelle. Vi faccio vedere oggi le rocce che devono sempre stare su questo tavolo, in modo tale che spicchino molto, un po' come la testa che vedete o gli edifici che vedete di Warcry, no? Quindi voglio che spicchino moltissimo e darò quindi parte in grigio e poi andremo con i pigmenti. Quindi subito dopo la sigla. Sono stampate in PLA, me l'ha stampate Hexagon 3D Studio, che vi ricordo è un altro mio sponsor che può stampare tranquillamente miniature se ne avete bisogno. Basta, trovate il link qui sotto il video, contattate Francesco, gli dite che lo fate a nome mio e vi fa anche lo sconto. E in PLA ovviamente sono comode perché sono chiuse sotto comunque, quindi piatte e facili da spostare sui tappeti di gioco, tappeti che per esempio potete prendere da P-Work o Game Mat. Tutte e due, anche questi sono sponsor. Sentite quanti sponsor belli che ho in 2 anni di lavoro, che bel team che è venuto fuori, no? Mi piace un sacco questa cosa di poter lavorare insieme con queste persone, perché hanno delle idee spettacolari. E quindi ci prepariamo un paio di fogli di carta per poter fare il nostro classico dry brush, e in questo caso andremo a vedere tutta quella parte in pietra che mi piace tantissimo, che abbiamo già visto altre volte, ma male non fa, insomma, anche perché così lo vedrete applicato a questi che sono proprio elementi scenici. Tra l'altro questi 2 sono dei stretch goal che si sbloccheranno se saremo bravi a partecipare, e quindi andrei con il Dungeon base, che praticamente è il colore che ho trovato all'interno di Game Master, una delle varie scatole che mi ha mandato di Army Painter, e poi Dungeon Highlights e Dungeon Effect, che sono praticamente un grigio chiaro e un grigio bianco. Quindi utilizziamo sempre la tecnica della triade,
molto cara di Army Painter, funziona, quindi perché no, ve lo faccio vedere a mano piuttosto che dare la base in aerografo, perché secondo me ci sta a lasciare anche un po' di nero di fondo e quindi andare a aumentare il contrasto, praticamente come se aumentasse appunto il contrasto in una fotografia. Io vado di timelapse direttamente e vi faccio vedere i 3 passaggi, ovviamente andando più pesante con il Dungeon base, sempre meno pesante e più leggero quindi con il Dungeon Effect. Ci vediamo fra poco. Ecco ragazzi, come vedete molto veloce, perché in realtà anche il timelapse insomma è stato breve per tutti e tre, insomma in proporzione. Vengono fuori delle rocce stupende, sono veramente raccolte per terra, e adesso ovviamente io sto ancora lavando l'ultimo pennello, quello del bianco, che in questo caso si chiama Dungeon Effect, sempre di Army Painter, e vado, mentre asciugo il pennello, a prendere i miei pigmenti. A questo punto vorrei mettere qualcosa di marrone scuro, potremmo mettere anche un pochino di rossastro qua e là, ma sicuramente poi un pigmento più chiaro che faccia un po' impolverato, no? A questo punto prendo un pennello sempre dry brush, visto che li ho già usati, questi sono già abbastanza diciamo ancora umidi. Mi prendo un dry brush della Citadel per un pigmento e uso una cosa del genere piatta, e poi mi prendo un altro
dry brush tondo radiale, questa volta della Green Stuff, visto che mi avanza, e possiamo utilizzare questo. A questo punto cosa facciamo? Mettiamo i pigmenti in mezzo, ovviamente fra un sasso e l'altro metteremo gli scuri, e verso l'esterno, la base, impolvereremo tutto con quello più chiaro, e alla fine ci godiamo il risultato insieme con un recap. Ci vediamo fra poco alla fine del time lapse. Direi che ho praticamente finito. È chiaro che è d'obbligo una base di spray, diciamo, tipo monitor, un varnish, per fare in modo che il pigmento utilizzato così come lo faccio con le basette, avete già visto molte volte, quando lo usate impolverato senza il fixer, è chiaro che il pigmento rischia di andare via abbastanza velocemente. Invece con il matte varnish lo fissate lì e rimane con questo effetto molto polveroso e allo stesso tempo rimane praticamente fissato. Vedete che l'ho messo praticamente nei recessi più scuro, nei punti medi un po' più rossastro, per dare un po' di ruggine, effetto quasi metallo ruggine in mezzo alle rocce, e poi praticamente ho spolverato tutti i perimetri con quello più chiaro, che è andato anche sulle parti bianche accese in basso a ingiallirmene leggermente. In questo modo io ho raggiunto una transizione da basso verso l'alto con 3 dry brush e 3 pigmenti. Ci ho messo in totale non più di 15-20 minuti a farli tutti e tre, e adesso andiamo a vedere sul tavolo che effetto fanno dopo che sono asciugati dal matte. A tra poco. Peccatevi questo effettone che fanno sul tavolo da gioco. Direi che nel caso veramente di questo tipo di elementi scenici, forse sono tra le migliori puntate che posso fare per aiutarvi a capire velocemente come fare i vostri elementi scenici. Un Kickstarter del genere vi dà tutti quanti gli elementi scenici che possono servirvi per fare praticamente un tavolo bellissimo. Avete un tappeto e questi elementi scenici, e secondo me nel giro di un weekend anche addirittura fatto bene, ovviamente dalla mattina alla sera, voi vi dipingete tutti quanti gli elementi scenici che vi siete stampati, mettete giù un tavolo come questo e guardate che effetto che hanno, no? Adesso li metto un po' più lontane, si vedono anche tra gli altri elementi scenici che dipingeremo, però guardate come spiccano ovviamente sul nostro tavolo da gioco questi sassi, no? È incredibile, proprio l'effettone che fanno in mezzo a questo grigio, e quello che volevo era proprio che si mimetizzassero, vedete, in mezzo al tavolo con questo tipo di green, che in questo caso per me è fantastico perché ha in mezzo appunto tutte delle texture marroni che sono eccezionali. Pensate per esempio, se dovessi sposto la telecamera, avvicinarlo qui in alto e vedete subito che effettone che fa, guardate, vedete? E quindi praticamente avete subito fatto, eccolo qui, ve lo faccio vedere meglio, vedete che effetto che fa su un tappeto del genere avere una cosa così semplice come delle rocce del genere. Ora, chiaramente una cosa del genere si fa, insomma, è veramente un attimo farla, perché con le tecniche giuste ci sono 6 passaggi, ma molto veloci, tutti a dry brush a mano, zero aerografo e via dritti a giocare. Quindi molto bello, molto facile.
avete veramente fatto in un attimo degli elementi scenici utilissimi. Questi tra l'altro io li adoro, li userò spesso nei battle report. Ormai anche io sono arrivato ad avere una quantità di elementi scenici anche dipinti notevole, quindi tra poco diciamo potremo cominciare finalmente i battle report potendo cambiare facilmente tappeto, e poi andremo avanti perché ho visto che ci sono tantissimi insomma scultori 3D che fanno elementi scenici per tutti i tipi di mondi, e quindi sono i mondi alieni eccetera. In questo Kickstarter l'ultimo stretch goal è stupendo, meriterebbe raggiungerlo perché è fantastico, altrimenti poi sicuramente potrà essere acquistato a parte sul loro sito. Però sono delle stele molto lunghi, come proprio fossero delle rocce molto allungate, con delle uova alla base da colorare, diciamo anche non proprio roccia ma anche mettendoci in mezzo del violaceo piuttosto che del mi viene in mente per esempio quasi un rosa, no? E guardate che roba, adesso vi levo questo che distrae un po' perché è primer nero, ok? E guardate così che razza di copertina, infatti questa la utilizzerò per il video. E quindi ragazzi, che dire, io vi ringrazio tantissimo, breve recap e ci vediamo alla prossima puntata. Beh, insomma, mi fa veramente piacere avervi fatto vedere questi elementi scenici, sono forse tra i più belli secondo me che ci sono all'interno del Kickstarter di My Dungeon, perché hanno queste rocce che spiccano a punta. Secondo me veramente è stato uno spunto dello scultore 3D veramente bello. Io ne farei veramente tanti così perché sono stupendi da vedere. Tra le altre, guardandoli così, mi viene voglia di stamparne qualcuno in scala leggermente più grande per fare magari sugli angoli del tavolo delle montagne rocciose un po' più grossette. E quindi poi probabilmente ne stamperemo altri, ne coloreremo altri un po' più grandicelli. Io ragazzi vi ringrazio e vi rimando alla prossima puntata domani o dopodomani, quindi a strettissimo giro, dove vi farò vedere scusatemi, non i tavoli ma gli alberi che sono praticamente finiti, praticamente ora hanno finito di essere stampati, e quindi praticamente vedremo questi alberi che faranno i nostri boschi nel nuovo tavolo di My Dungeon. Io vi ringrazio tantissimo e vi rimando alla prossima puntata. Ciao!